Avevo voglia di una pizza in teglia, ma avevo troppe farine aperte. Provo ad unire 5 farine diverse con un'idratazione all'80%. Un disastro annunciato. Ma almeno ho svuotato la dispensa. Provo ad unire questi 5 rimasugli trovati in dispensa. Vediamo cosa ne esce. Inizio preparando 600 ml di acqua fredda. Voglio un'idratazione all'80%. All'interno di una boule inserisco 150 g di ogni farina. Poco più di 5 g di lievito di birra fresco. Verso ora la prima parte di acqua e inizio a miscelare. Ma sì, la metto tutta. Inizio a impastare con le mani e capisco già che il danno è stato fatto. 20 g di sale. Mamma mia, non ci sono speranze qua. È una colla, non so neanche se riesco a liberarmi le mani. Mi sa che con l'idratazione stavolta ho esagerato un po'. Aggiungo anche 3 cucchiai di olio, tanto peggio di così non può andare. Sapevo già che mischiando farine differenti, non specifiche, sarebbe stato un disastro. Vediamo se riesco a recuperarlo, ma la vedo dura. Non c'è niente da fare, queste farine non vogliono proprio assorbire l'acqua. Gli faccio fare ora 20 minuti di riposo, sperando che si incordi un pochettino, ma la vedo veramente dura. Con le mani bagnate provo a fare qualche giro di piega. Di solito dopo il primo riposo l'impasto inizia a prendere corda, ma questo qua non ne vuole proprio sapere. Praticamente ho creato un budino. Mamma mia, è un disastro. Proviamo con altri 20 minuti di riposo. Dopo 20 minuti le sabbie mobili e l'impasto si presenta così. Bagniamoci di nuovo le mani e proviamo a vedere se reagisce un pochettino. Ma non voglio parlare troppo presto, ma sembra che abbia formato un po' di maglia glutinica. Inizia ad avere un bello aspetto. Altri 20 minuti di riposo. Ma sapete che sta iniziando a piacermi? I 3 riposi e le pieghe stanno facendo un miracolo, anche dove sembrava non ci fossero speranze. Guardate che roba! Ovviamente non è ancora perfetto e sicuramente non lo sarà mai, ma considerate che l'idratazione è all'80% e le 5 farine non c'entravano nulla insieme. Però forse mi sto illudendo troppo. Alla fine il verdetto finale lo darà solo l'assaggio. Se non è buono quello, l'impasto può essere liscio e morbido quanto ne hai voglia. Gli faccio fare un ultimo riposo da 20 minuti, poi vedremo cosa succederà. Ultimato anche l'ultimo riposo, ungo un po' il piano di lavoro e faccio la prova del 9. Il panetto risulta ancora molto morbido. Olio nelle mani e provo a stenderlo bene. Vediamo se si straccia o se la maglia glutinica è abbastanza forte da reggere. Direi che è andata più che bene. Faccio una leggera pirlatura per fargli prendere un po' di forza, che ne ha bisogno. Però guardate che bello! Giuro che non me lo sarei mai aspettato.
Ungo un contenitore con un po' di olio, ancora qualche giro di piega e qualche schiaffetto di incoraggiamento, che quello fa sempre bene. Adesso però ha proprio una bella faccia. Metto dentro il contenitore, chiudo con coperchio e faccio fare un riposo di 24 ore in frigorifero. Trascorse le 24 ore si presenta così. A me sembra proprio bello. Lo divido in 2 panetti da 600 grammi l'uno. Io utilizzerò per la cottura la classica teglia da forno, la leccarda, quella che trovate in dotazione con tutti i forni di casa. Ma guardate quante bolle ha questo panetto! Ma guardate che meraviglia è diventato! Non ci avrei mai creduto all'inizio. Richiudo i 2 panetti facendoli inglobare più aria possibile. Il potenziale ce l'hanno. Adesso pretendo diventino 2 cuscini. In 2 contenitori ben oliati li farò fare l'ultimissimo riposo di 3 ore a temperatura ambiente. Poi faremo la stesura. Visto che il tempo c'è, preparo gli ingredienti. Farò una teglia margherita e una tonno e cipolla. Siamo arrivati finalmente alla parte più delicata della ricetta, la stesura. Abbondante farina di semola dappertutto, tra l'altro questa è la 6ª farina utilizzata, e proviamo a stendere. No, ma è davvero un cuscino. Cioè, è morbidissimo, si stende come una meraviglia. No, davvero, non ci credo. Ungo per bene la teglia e provo a trasferire l'impasto. È delicatissimo perché è troppo morbido. Ce l'ho fatta per fortuna. Adesso andiamo con il condimento. Pomodoro rigorosamente spalmato con le mani, proprio a bestia. Un bel filo d'olio e si va in forno. Ripiano più basso, proprio appoggiato alla base. 250 gradi, modalità statico, per 10-12 minuti. La cottura sotto è già uno spettacolo. Adesso vado a condire e finirò la cottura nel ripiano medio del forno per almeno 2-3 minuti, finché non si scioglierà la mozzarella. Non potete immaginare il profumo, mamma mia! Che ne dite? Carina, no? Crunch c'è. La struttura mi sembra molto valida. È scrocchiarella sotto e morbida sopra. È proprio bella da vedere. Adesso però proviamo l'assaggio. Altro che esperimento, questo è un successo. La pizza è buonissima, il sapore è devastante. Dovete assolutamente provarla. Anzi no. Ciao.